Bentornati nel canale. In questa seconda parte del capitolo relativo alla creazione di un allarme di rilevamento gas integrato con Google Home come speaker, andiamo a vedere, dopo aver visto la creazione degli item per la gestione dell'allarme, andiamo a vedere la creazione delle regole e poi faremo una prova live creando una sitemap e verificando che l'allarme venga riprodotto da Google Home tramite un MP3. Bene, adesso siamo arrivati al momento di scrivere le vere e proprie regole, quindi la logica del nostro allarme. Andiamo sulle regole, ne creiamo una nuova, la chiamiamo allarme gas cucina check. Questa regola sarà quella che controllerà il valore del sensore del gas rispetto alla soglia e avrà la logica del conteggio del numero di volte che supererà la soglia e in caso questo si verifichi farà cambiare di stato l'item che gestisce l'allarme. Lo farà diventare on, ovviamente se non lo è già. Quindi la nostra regola deve avere un evento scatenante che è quando il sensore di gas cambia valore, quindi changed. Oltre questa condizione principale dobbiamo aggiungere altre condizioni che devono essere verificate affinché si debba scatenare il controllo. Quindi la prima è che il nostro item di controllo, anzi di abilitazione dell'allarme, sia del valore on. Questo perché se ho deciso dell'interfaccia di disabilitare il controllo, questa regola non deve andare in esecuzione. L'altra condizione è che non siamo già in allarme. Quindi vado a prendere il mio item che mi tiene traccia se l'allarme è scattato o meno e devo dire che deve essere diverso da on. In questo modo questa regola viene eseguita ogni volta che cambia il valore del gas, solo se l'allarme è abilitato e non è ancora scattato. A questo punto andiamo ad aggiungere la vera e propria regola che sarà uno script. Allora, la prima cosa che fa questa regola è andare a leggere i valori dagli item di configurazione. Quindi si va a leggere il limite della soglia, il numero di volte che è stato superato quel limite in maniera consecutiva, quante volte posso permettere di superare quel limite senza far scattare l'allarme e il valore corrente del gas. Tutti questi li recupero andando a recuperare la proprietà state degli item. A questo punto entra in gioco la vera e propria logica. Se il valore corrente del gas è superiore al valore limite, cosa devo fare? Devo aggiungere 1, quindi incrementare il numero di volte che il mio valore è andato fuori soglia in maniera consecutiva, lo vado a memorizzare nel mio item e poi lo vado a controllare con il valore di configurazione che mi dice quante volte posso superare questo limite. Ho messo il maggiore uguale perché sto confrontando il valore non incrementato. Nel caso sono oltre il numero di volte consentito, vado sull'item relativo all'allarme e gli mando on. E poi vabbè faccio un log. Nel caso in cui il mio valore non sia sopra la soglia limite, allora azzero il contatore del numero di volte che sono uscito dalla soglia in maniera consecutiva. In questo modo il numero di volte che deve superare il limite deve essere un valore consecutivo. Ecco, quello che abbiamo visto adesso è la regola principale per la gestione dei limiti. Adesso dobbiamo creare altre regole che mi permettono proprio la gestione della notifica, perché questa regola qua non fa nient'altro che far cambiare di stato ad uno switch in on nel caso la soglia sia raggiunta. Quindi adesso dobbiamo creare altre regole che lavorano invece sull'item che riceve questa variazione.
Andiamo quindi a creare una nuova regola. Vado a copiare i nomi dell'originale e la chiamiamo allarme gas cucina on. Questa regola è quella che gestisce la vera e propria notifica. Quindi quando si scatena questa regola? Quando il mio item, scusate non si vedono i non semantic, quando il mio item di allarme cambia ad on. Quindi quando succede questo evento io devo inviare la notifica. Quindi mandiamo una notifica di tipo broadcast notification e qui gli mettiamo un messaggio, adesso copio dall'originale, soglia raggiunta da rilevatore gas in cucina. Quindi questa è l'azione che mi fa arrivare la notifica sull'app mobile. Possiamo aggiungere un messaggio di log, mettiamo anche lo stesso, e poi andiamo ad aggiungere un'azione per riprodurre un file audio dal Google Home, dallo speaker. Quindi andiamo su Audio and Voice, Play Audio File, io mi sono già creato un mp3 dedicato a questo e quindi qua me lo ritrovo perché l'ho messo nella cartella Sounds del path di configurazione di OpenHub e poi seleziono il Google Home PT come speaker, mettiamo volume 90 e a questo punto siamo a posto. Salviamo e abbiamo la nostra seconda regola. Adesso per fare le cose fatte bene devo aggiungere un'altra regola che mi azzera il contatore dei limiti di soglia superati nel momento in cui disattivo l'allarme cucina oppure lo disabilito. Disattivare vuol dire che l'allarme è scattato e io lo riporto a off proprio per dire che ne ho presa visione. In questo modo può riscattare nel caso in cui vengano raggiunte le soglie, altrimenti non scatterebbe più perché sarebbe sempre a on. Mentre quando lo disabilito proprio perché non voglio che il check venga fatto, allora quello è un altro evento che devo gestire. In entrambi i casi cosa devo fare? Devo azzerare il contatore che mi tiene il numero delle soglie superate consecutive. Per fare questo creo una nuova regola. Si scatena quando allarme cambia ad off, possiamo dire da on a off, oppure quando il mio allarme viene disabilitato, quindi quando cambia da on a off anche lui. In questo modo una delle due condizioni mi scatena la regola, che non è nient'altro che cambiare lo stato di un item. Questo item è il conteggio fuori soglia. Quindi questo item lo aggiorno a 0. Allarme gas azzera count. Quindi perché ho fatto questa regola? Per far sì che se il mio sensore è arrivato a 4 valori fuori soglia, l'allarme non è ancora scattato e io disabilito l'allarme, quindi voglio che non venga più fatto il check, quando lo riabilito voglio che il contatore riparta da 0. Stessa cosa, se l'allarme suona, quindi lo switch va on, quando lo riporto off voglio che ovviamente il contatore riparta da 0. A questo punto, scritte le regole, siamo pronti per definire la sitemap, quindi per permettere all'utente di configurare gli allarmi e visualizzare lo stato, e poi possiamo andare a fare delle prove live per vedere come si comporta Google Home. Quindi allora la sitemap io l'ho già creata come copia di quella che uso di là e ve la faccio vedere qua simulata tipo smartphone, dove abbiamo una sezione in cui si impostano gli allarmi, quindi avrò la possibilità di abilitare o meno un allarme, gestire la soglia e il limite fuori soglia.
poi approfondiamo un attimo. Poi ho il valore del gas e poi l'allarme, qua mi dice off perché tutti gli allarmi sono off, e dentro ho il mio allarme del gas, che è uno switch off. Quindi nel momento in cui avrò più allarmi, qua vedrò tutti gli allarmi e qua invece vedrò un riepilogo dove avrò on se almeno un allarme è scattato. Stessa cosa per l'impostazione allarmi. Quindi iniziamo a settare il sistema. Mettiamo una soglia, un numero un po' a caso, così 1740. Io poi di là nel sistema ce l'ho a 200. Io comunque qui ho una slide che mi permette di impostare una soglia da 20 a 10.000. Dopo la impostiamo bassa così possiamo fare la prova. Il limite fuori soglia, cioè quante volte vogliamo che venga raggiunto il fuori soglia in maniera consecutiva per poter scatenare l'allarme. Quindi possiamo lasciare 3. E poi possiamo abilitare l'allarme. In questo modo la mia routine va in esecuzione tutte le volte che il valore del gas cambia. Adesso la soglia è molto alta, quindi non dovrebbe scattare, fortunatamente. Prima di andare a vedere dal vivo come funziona, vi faccio vedere il codice della sitemap che ho scritto su file. Perché comunque tramite file ci sono più cose che si possono fare rispetto a creare la sitemap da interfaccia. Quindi ho gestito semplicemente il frame home automation. Posso fare anche così. Il frame home automation, che è questo, che al momento contiene un solo oggetto, che è l'impostazione degli allarmi, che è un gruppo con il suo valore. Vedete che intanto è passata on perché ho abilitato l'allarme. E all'interno ho un altro frame gas dove ho i settaggi del gas con i vari item. Poi ho un altro frame che è home monitoring dove ho il valore del gas e poi il gruppo allarmi che all'interno in automatico, senza che io specifichi niente nella sitemap, mi fa vedere tutti gli allarmi e il loro stato. E al momento è off perché tutti gli allarmi, vabbè al momento ne abbiamo uno, comunque tutti gli allarmi sono off. Per fare questo test ho preferito utilizzare il sistema che gira su Raspberry anche perché è collegato al cloud e quindi possiamo vedere le notifiche arrivare. Ho creato una sitemap come copia di quella che abbiamo visto prima nel sistema che girava sul mio PC. Ho solo aggiunto dei parametri di debug che sono count fuori soglia, limite fuori soglia e soglia allarme, che sono i valori di configurazione, in modo tale da vederli direttamente tutti qua. Allora andiamo a configurare il sistema in modo tale che possa scattare subito, quindi metto una soglia bassa, metto il count dei limite fuori soglia a 2 e abilito l'allarme. A questo punto torno qui sulla home page e aspetto di vedere che aumenti il count fuori soglia e quando raggiunge 2 dovrebbe saltare l'allarme. Il valore 20 tanto è inferiore a limite. Ecco, vedete che è cambiato il valore gas, il count è andato a 1 perché il valore gas 48.1 è superiore a 20, che è la soglia. Adesso aspettiamo il secondo. Ok, adesso siamo a 2. Dobbiamo aspettare, il prossimo step dovrebbe suonare l'allarme su Google Home e arrivarci la notifica. Deve passare un minuto perché il mio sensore gas ogni minuto invia il valore. Attenzione, attenzione, livello gas in cucina molto alto. O è una puzzetta o abbiamo un problema. In qualunque caso areare il locale prima di soggiornare. Ecco, come avete capito è scattato l'allarme perché siamo arrivati a 3 di count fuori soglia. Vedete che il gruppo allarmi è andato su on rosso. Se clicco lo vedo